tutti! Oggi vi propongo questo make-up fatto eseguito in 15 minuti dove gli strumenti principali sono le mani, quindi quando andiamo di fretta non abbiamo bisogno di prendere così tanti pennelli, così tanti prodotti. Ho puntato tutto sulle labbra rosse perché sono il mio holy grail, sono decisamente il mio punto debole, diciamo così, nel senso che sono una cosa che io preferisco truccare quando devo decidere se truccare gli occhi o le labbra. Preferisco sempre truccare le labbra e nella maggior parte dei casi di rosso perché mi piace evidenziarle, visto che non mi piace tantissimo la forma che ho e comunque le vorrei più piene, allora col make up riesco ad evidenziarle e dunque scelgo quasi sempre di utilizzare il rosso. Mentre gli occhi li ho lasciati molto neutri, li lascio, diciamo così, illuminare da soli. E questo make up è adatto a chiunque, non c'è assolutamente limite di età. Io appunto lo faccio abbastanza spesso perché è quello con cui mi sento più a mio agio e soprattutto quando sono di fretta, cioè il 90% dei casi. Senza ulteriori giri di parole e giri, manovre strane con le mani, vi lascio decisamente al video. Parto dal fondotinta che applicherò decisamente con le mani e prendo questo qui di Make Up For Ever Ultra HD Stick Foundation su tutto il volto. Se avete una scollatura o il collo troppo bianco tipo io, vado anche sul collo così. Un pochino anche sopra gli occhi perché non metteremo granché ombretto. Steso il fondo in 2 minuti, vado ad applicare un po' di cipria perché sulle sopracciglia di solito si passano prodotti grassi come matite o le pomade e ci serve una superficie opaca e soprattutto non grassa sulla quale lavorare. Devo ammettere che quando vado di fretta io non ho il tempo di mettermi lì ad applicare le pomade che di solito richiedono molto più tempo, più attenzione, insomma specchio più vicino, dovete cercare di più, quindi io non ho tempo, quando non ho tempo vado per le matite e sto usando quelle di Nabla Cosmetics e anche una di MAC che si chiama Top. A fare dei piccoli tratti veloci simili al pelo, anche se verranno sempre un po' più spessi se non usate un pennellino sottile, no? Se usate direttamente la matita sono sempre un pochino più spessi. Vado con la Top di MAC sulla parte finale perché è quella un pochino più scuretta. Le vado a fissare, questo qui è un gel leggermente colorato. Ok, le sopracciglia sono finite, sono la parte diciamo più complicata per quanto riguarda me, quindi quella più lunga, però se voi avete un sopracciglio comunque abbastanza folto sarà per voi praticamente un gioco da ragazzi perché vi basterà spazzolare con un gel colorato o trasparente e andare a riempire proprio il minimo dei buchetti e avete finito. Ho lasciato stare il fondotinta che è diventato, cioè ha già reagito un po' col sebo della mia pelle, quindi vado a togliere via l'eccesso anche prima di applicare la cipria per far sì che non ci sia l'effetto cake. Vi assicuro che tutto quello che viene via dalla velina è eccesso. So che fa un po' schifo, ma è così. Questo è tutto eccesso. Il prossimo step è il correttore al contorno degli occhi e un po' intorno alle zone più arrossate o che hanno bisogno di luce. Solo a questo punto prendo la spugnetta e vado a picchiettare il correttore. È il momento di applicare la cipria. Vado intorno al naso. Poi il prossimo step, prendo la mia Flash Palette ormai quasi completamente distrutta, prendo un color marrone in crema trasparente che è questo qui. Potete anche prendere un ombretto in polvere e applicarci sopra qualcosa di lucido, un gloss, un po' di crema, insomma create qualcosa di vostro che abbia una consistenza simile a questo. Con un pennello piatto ne prelevo un pochino, poco, e vado ad applicare sulla palpebra picchiettando, ok? Picchiettando il colore in questo modo. Vado un po' con le dita, deve dare solo un alone
marroncino leggermente colorato, come se fosse la nostra palpebra naturale, però un pochino più accentuata. Prossimo step, il mascara. Prendetene uno non troppo nuovo, quindi uno che non sia troppo liquido, e applicate il mascara esclusivamente lungo le radici, cioè non su tutta la lunghezza, no? Non su tutte le ciglia, ma soltanto alla base, e allungando un pochino soltanto verso l'esterno. Un po' anche alla base delle ciglia inferiori. Se ne vedete troppo, o tipo che fa un po' l'effetto ragno, no? Passate il dito così. Matita marrone, questa qui è pastello di Nivea Cosmetics, vado alla base delle ciglia superiore e inferiore. Lo faccio dopo il mascara perché devo rendermi conto di quanto deve essere spessa la linea. Però sto andando proprio a tratti, cioè picchietto, non faccio una linea netta, ma picchietto solo per dare intensità alla base delle ciglia in maniera molto naturale. Un pochino sotto, e già che vi trovate un pochino, la mia parola in tutti i video più famosa è pochino, anche alla parte esterna inferiore, che sfumiamo subito in modo che non sia troppo netto. Posso sfumare anche con un cotton fioc. Andiamo di contouring e prendo un pennellone enorme per farlo, quello grande di Sigma che mi piace un sacco. Lo passo proprio alle guance così, vado anche verso l'alto e tampono anche di tanto in tanto, così non porto via la base, perché a volte se si struscia troppo forte si rischia di muovere la base sotto. Passo un po' di cipria lungo il contorno, così smaltiamo un po'. Come blush utilizzo Anguille di NARS Cosmetics, che ha una tonalità di rosa caldo, perché il rosso che andrò a mettere sulle labbra sarà appunto un rosso caldo, quindi è importante che sia in tono, diciamo, con il blush che mettete. Non mettete mai un blush dai toni freddi con un rossetto caldo e viceversa. E ne prelevo un po' con le dita, così, e ne applico. Lo applico sulla guancia andando verso l'esterno, quasi a picchiettare, appunto, sempre per non muovere i prodotti che ci sono sotto. Prendo un illuminante beige in crema e lo applico alla parte alta dello zigomo, in modo che si mischi anche col blush. Da lì mi sposto un pochino sul naso, un pochino sulla fronte, un pochino sull'arco di guido. Se avete la pelle talmente grassa che non volete rischiare a mettere prodotti in crema, sostituiteli con quelli in polvere. Però io vi suggerisco, anche se avete la pelle grassa, magari mettete un buon primer. E la volta scorsa vi avevo mostrato questo qui di Urban Decay, che funziona alla grande, perché l'ho appena utilizzato anche su una ragazza che ha la pelle grassa e ha fatto miracoli. Anzi, ho dovuto riapplicare la crema idratante tanto che era forte. Quindi piuttosto che andare ad applicare un prodotto in polvere che risulta pesante e che non è facile da sfumare, soprattutto quando andate di fretta, se avete proprio la pelle grassissima, assicuratevi prima che la base sotto sia ben settata con un primer, e poi potete utilizzare anche prodotti in crema, se almeno siete un po' più libere, ecco. Per finire, botta finale, quello che mi piace di più, le labbra rosse. Potessi scegliere tra mille cose, io uscirei sempre struccata con le labbra rosse. Prendo una matita appunto dai toni rosso caldo e vado a fare sempre un po' di overline, perché mi piace troppo evidenziare le labbra. Come rosso ultimamente sto andando in fissa con il Velvet Ink di Mulac, quindi mi assicuro di idratare bene prima di applicarlo, perché comunque è un rossetto liquido ed è differente da un rossetto cremoso. Ecco, così sembra che ho mangiato gli spaghetti al pomodoro col rossetto. Oh, è bellissimo. Fix Plus, come se piovesse. Se avete i capelli in piega, vi prego, proteggetevi. Sciogliamo questi capelli. Eccoci! Questo quindi è il mio make up in 15 minuti, quando non ho tempo, voglio essere glam e voglio essere puntuale, più o meno, perché io sono una ritardataria cronica. E spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Mua.
Ciao!